nonno mantiene i giorni di raccolta più o meno sempre gli stessi, perché pensa che non sia tanto una questione di accumulazione di zuccheri, ma di giornate dalla fioritura fino alla maturazione fenolica completa. Quindi dice sono giorni di fotosintesi e non sono tanto caldo e tanta pioggia, che può allungare o accorciare. E quindi soprattutto per il Montepulciano siamo piuttosto sempre gli stessi, invece sul Trebbiano nelle annate piuttosto calde raccogliamo un po' prima per conservare anche delle acidità più importanti, e soprattutto perché facendo vino in questa maniera, quindi senza filtrazione, senza aggiunta di solforosa, vogliamo che anche il pH sia piuttosto basso, così che il vino si stabilizza in maniera naturale senza dover fare nessun tipo di filtrazione, stabilizzazione tartarica o cose varie. Sapete, c'è un piccolo segreto sui Trebbiani che poche persone sanno, è che il Trebbiano che va in invecchiamento, che viene solo da quella vigna che vi ho fatto vedere stamattina, viene sempre vinificato a parte e viene messo in bottiglia prima della primavera successiva alla vendemmia, affinché possa fare la fermentazione manolattica in bottiglia. Se lo dice all'enologo. Però se sentite il vino ha un leggero residuo carbonico in bottiglia, quindi un po' di pétillant, o in Francia direbbero vivant, è un po' movimentato. Però l'idea dietro è che nonno voleva che i suoi Trebbiani potessero invecchiare così bene come i suoi Trebbiani, quindi Montepulciano, e quando c'è un vino un po' come i nostri con dei livelli di solforosa molto bassi, il vino può contare sull'acidità, soprattutto l'acidità tartarica per il lungo invecchiamento, e anche su tutta la componente polifenolica, che quindi sono dei conservanti. Però chiaramente sul Trebbiano non c'è la componente fenolica perché non ci sono i tannini, quindi nonno cercava una componente naturale che potesse rimpiazzare la parte fenolica sul Montepulciano per far invecchiare il Trebbiano così bene come il suo Montepulciano. Quindi un conservante naturale è la carbonica, e quindi si è chiesto come poteva avere la carbonica in bottiglia in maniera naturale, e quindi la manolattica. E solitamente quindi la manolattica da noi avviene la primavera dopo la vendemmia, quindi se noi mettiamo il vino in bottiglia prima della primavera dopo la vendemmia, quando la primavera arriva e inevitabilmente con la temperatura che si rialza un po', il vino i batteri lattici iniziano ad essere un po' in movimento e la manolattica avviene, quindi se il vino è già in bottiglia avviene in bottiglia e la carbonica rimane intrappolata in bottiglia. Sono vini che chiaramente non mettiamo in commercio subito, perché quelli che vengono in commercio subito è il Trebbiano che viene dalle vigne più giovani, e il Trebbiano che viene dalle vigne più vecchie esce solo dopo 5, 6, 7 anni come selezione vecchie vigne. E quindi non è qualcosa che noi scriviamo in etichetta, perché non è sempre, è qualcosa che non può essere programmato in anticipo, perché delle volte la manolattica avviene subito dopo la fermentazione alcolica, soprattutto con delle temperature che sono sempre più alte post fermentazione alcolica, e quindi inevitabilmente la fermentazione manolattica avviene subito dopo. Però quando riusciamo, solitamente delle annate un po' più fredde, quindi con dei pH più bassi, riusciamo ad avere quindi quel tempo dalla fine della fermentazione alcolica fino a prima della primavera per mettere il vino in bottiglie. Solitamente lo mettiamo a inizio marzo, ma è solo per una vaschetta di Trebbiano che finisce l'invecchiamento, e quindi il 2010 è proprio un esempio classico, perché questa partita qui viene da quella vasca che abbiamo messo in bottiglia prima della primavera.
Quindi consiglio sempre di, oltre al fatto di quando ci sono delle vecchie vigne, della selezione vecchie vigne sul Trebbiano, con un po' di carbonica, di aprirlo in anticipo ma di non decantarlo. Consiglio sempre di non decantare i nostri vini, magari solo di aprirli in anticipo. Un'ora e mezza, 2. Sul Trebbiano anche meno, anche mezz'ora prima va benissimo, anche perché la carbonica del Trebbiano va via proprio veramente con 2 parti, perché è proprio un risultato di un processo naturale, e di conservare in frigo il Trebbiano in maniera verticale e il Montepulciano in orizzontale. Proprio perché anche in cantina nostra tutte le bottiglie di Trebbiano vengono invecchiate in verticale, proprio perché non sono mai filtrati e i vini non vengono decantati prima di essere messi in bottiglia, quindi c'è sempre un leggero deposito, e quindi per godersi la bottiglia limpida è meglio non shakerarla e mantenerla in maniera verticale, così che tutto il deposito rimane sul fondo, e fare attenzione quando viene versato.